Bentornati su Stelle Turche Rivelate, la casa dei racconti taciuti, delle emozioni dietro le quinte e di quei momenti che continuano a vibrare quando lo schermo si spegne. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti, sostieni la nostra famiglia con il tasto abbonati e metti un like se ami storie sincere e profonde sui tuoi beniamini. Perché la storia di stasera potrebbe essere la più toccante di sempre. Ci sono notti in cui la realtà sembra scritta con la cura di una sceneggiatura, e il silenzio dice più di qualsiasi frase. Una di quelle notti ha catturato l'attenzione di Istanbul, la notte in cui Elçin Sangu è stata vista guardare la nuova serie di Bararduk. Quello che era iniziato come un'uscita semplice con amici si è trasformato in un'onda di sensazioni che nessuno, nemmeno lei, sembrava avere messo in conto. In un piccolo caffè nascosto nel cuore della città, l'attrice sedeva discreta accanto a pochi volti familiari. Sullo schermo, colori riconoscibili, una voce che non poteva confondere, il timbro di Bar, i suoi gesti, quell'intensità che un tempo aveva definito un periodo irripetibile della sua vita. All'inizio sembrava curiosità, il genere di attenzione pulita che un collega porge a un altro. Ma poi è arrivata la scena che ha cambiato l'aria nella sala. Quando il personaggio interpretato da Bar ha sussurrato, a volte amare significa lasciare andare, è calato un fermo immobile attorno a Elçin. Chi era presente ha giurato che i suoi occhi brillassero, non per il riflesso dello schermo, ma per lacrime trattenute con rispetto. Lei ha abbassato lo sguardo, ha inspirato piano, e ha mormorato parole che nessuno dei presenti scorderà. Sa ancora trovare le parole che fanno male. Bastavano pochi istanti. Un telefono ha ripreso la scena, pochissimi secondi destinati a correre ovunque sui social. A fine serata, le tendenze portavano già i loro nomi, non solo in Turchia. Che ne pensate, cari spettatori? Era il volto di chi ricorda o di chi ancora sente? Scrivetecelo nei commenti, li leggiamo tutti. E mentre siete qui, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate per restare vicini a storie capaci di toccare l'anima. Torniamo a quella notte. Quando Elçin ha lasciato il caffè, non ha dribblato le telecamere e non ha rilasciato dichiarazioni. Ma poco dopo, sui suoi profili, è apparso un pensiero. Ci sono scene che non si recitano, si vivono. Tanto è bastato per agitare le acque. I fan l'hanno letta come una confessione in filigrana, una fenditura in un cuore non ancora del tutto curato. Qualcuno ha scritto, non parla di una scena, parla di lui. Un altro, se l'amore se ne va, non si allontana mai davvero. La mattina seguente, a Bar è stato chiesto se avesse sentito delle reazioni di Elçin. La sua risposta è stata breve ma pesante di senso. Sono contento che abbia guardato. Alcune cose non hanno bisogno di parole. E poi, in un'intervista, ha aggiunto una frase che ha fatto rabbrividire i fan. A volte i nostri personaggi parlano per noi quando noi non riusciamo. Per molti è parso un messaggio, non alla stampa, non al pubblico, ma a lei. Il giorno dopo, un momento silenzioso era diventato conversazione nazionale. I giornalisti hanno ripercorso le loro collaborazioni, i fan hanno ripostato vecchi scatti dal set, le pagine di spettacolo hanno riempito i feed di immagini affiancate, sguardi di ieri, sorrisi di allora. La chimica che un tempo aveva incendiato lo schermo sembrava respirare di nuovo, stavolta attraverso occhi e parole non pronunciate. Chi era al caffè dice che, finito l'episodio, Elçin non si è alzata subito. È rimasta immobile a guardare il riflesso del nero sullo schermo spento. Quando una ragazza le si è avvicinata per salutarla, lei ha accennato un sorriso e ha sussurrato: uno spettacolo bellissimo, come sempre. Una frase piccola, eppure carica di strati. Se questa storia vi sta tirando un filo tra cuore e memoria, sosteneteci iscrivendovi a Stelle Turche Rivelate. Qui portiamo emozioni autentiche da vite reali, con una cura che i pettegolezzi frettolosi non sanno offrire. Da mesi girava voce che Elçin non avesse davvero lasciato andare certi ricordi. La si vedeva mettere like a post sottili sui progetti di Bar, seguire pagine di fan legate al suo lavoro, comparire a eventi che finivano, in un modo o nell'altro, per ricondurre a lui. Un giornalista vicino a entrambi ha confidato: Elçin non si muove per caso. Se era lì quella notte, qualcosa si muove ancora. Bar, coerente con la sua immagine calma e riflessiva, parlava poco, ma il suo silenzio occupava spazio. La sera seguente ha pubblicato un breve clip, schermo nero, una frase in bianco. Alcuni sguardi parlano più delle parole. I fan hanno collegato i punti in un lampo. I commenti sono arrivati come pioggia improvvisa. È per lei. Loro sentono ancora. Quella corrente non si è mai spenta.
Nel frattempo, dietro le quinte, i media hanno iniziato a sussurrare un'altra possibilità. Si diceva che in un progetto internazionale in arrivo, il nome di Elchin fosse stato considerato come possibile coprotagonista accanto a Barr. Solo l'idea di rivederli insieme, non come vecchi partner, ma come artisti maturi rimessi sulla stessa rotta, ha acceso comunità di fan intere. Gli spazi digitali si sono riempiti di montaggi malinconici, tributi teneri, didascalie speranzose. Quella connessione non svanisce. Attende. E come se non bastasse, un insider ha rivelato un livello più intimo. Pare che Elchin, tempo fa, avesse scritto una lettera mai spedita. Gratitudine, stima e una chiusura capace di spezzare il fiato. Sei stato la mia calma e la mia tempesta. A quel punto, la storia aveva oltrepassato il pettegolezzo. Era diventata emblema, il ricordo di quanto in profondità due persone possano segnarsi la vita. Ogni parola condivisa online, ogni citazione, ogni strofa sembrava un indizio. I fan li analizzavano tutti, cercando segnali dentro i silenzi. Qualche giorno dopo, Barr ha pubblicato un video per ringraziare gli spettatori del sostegno alla sua nuova serie. Sembrava un gesto innocuo, ma orecchie attente hanno riconosciuto la melodia in sottofondo, la stessa che lui ed Elchin ascoltavano nelle pause sul set anni fa. Coincidenza? Forse. O forse un suo modo garbato di dire, ricordo anche io. Tanto è bastato. La rete si è riaccesa. Si stanno parlando a distanza, scrivevano in molti. È destino, dicevano altri. Anche i più scettici hanno faticato a ignorare la combinazione di tempi, parole, musica. E così una serata semplice si è trasformata in una sinfonia emotiva, la notte in cui un'attrice non ha potuto frenare il cuore, e il mondo ha osservato in sospeso. Elchin Sangu e Barr Arduk forse non diranno mai cosa davvero resista tra loro, ma l'amore, certe volte, non chiede dichiarazioni. Semplicemente esiste. In uno sguardo, in una canzone, in una lacrima che scende prima ancora che la camera la catturi. Prima di andare via, diteci cosa pensate. Era solo nostalgia o l'inizio di qualcosa di nuovo per Elchin e Barr? Vorreste rivederli insieme sullo schermo? Lasciateci un commento, e se questa storia vi ha toccati, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. Sostenete il canale con il tasto abbonati e mettete un like per far arrivare questa emozione a più persone. Perché qui, su Stelle Turche Rivelate, non raccontiamo e basta, riviviamo ciò che rende queste storie indimenticabili. E mentre la città continua il suo brusio, c'è un'immagine che resta, la porta del caffè che si richiude, l'eco di una battuta che non appartiene solo a un copione, il fragile equilibrio tra quello che si mostra e quello che si protegge. Forse è solo un ricordo. Forse è una promessa. Forse è il modo in cui due destini imparano a riconoscersi anche quando camminano su marciapiedi diversi. Niente risposte urlate, nessun gesto plateale, soltanto la discrezione di chi sa che certe vite si toccano per sempre, anche quando non si tengono per mano. E se il futuro vorrà, li rimetterà fianco a fianco, davanti a una macchina da presa o semplicemente davanti a se stessi. Fino ad allora, restano le parole non dette e le canzoni scelte con cura, i piccoli segnali che fanno battere forte a chi guarda, e una certezza che non ha bisogno di effetti speciali. Certi legami non si spiegano, si riconoscono. Così, quando la sera cala e i titoli di coda scorrono in salotto, c'è sempre qualcuno che torna a quell'istante. Al respiro trattenuto di Elchin davanti alla frase che punge, al sorriso complice e quasi invisibile che Barr lascia intravedere tra una risposta e l'altra, a quel filo invisibile che dal passato attraversa il presente e chissà, forse disegna il domani. Noi saremo qui, ad ascoltare i sussurri e a raccontarveli con rispetto, perché ogni sguardo è una possibilità, e ogni silenzio è una storia che aspetta soltanto il momento giusto per farsi sentire.